Ho 40 anni e mia moglie ne ha 41. Ho viaggiato molto per lavoro e mia moglie lavora come segretaria esecutiva. Dopo 17 anni di matrimonio mi ha sorpreso chiedendomi un matrimonio aperto. Questo mi ha colto alla sprovvista perché non me lo aspettavo. Fortunatamente non abbiamo figli, quindi non devo spiegare cosa sia un matrimonio aperto. Mia moglie ha avuto problemi di salute che le impediscono di avere figli. Sono sempre stato leale con lei, credendo che lei sentisse lo stesso. Tuttavia, ora si sente limitata nella nostra relazione. Dice che tiene ancora a me, ma vuole qualcosa di più. Provo molte emozioni, rabbia, dolore e tradimento. Non mi piace l'idea di un matrimonio aperto, ma non voglio nemmeno perdere mia moglie. Quindi, anche se non mi sento a mio agio, ho accettato. Ma abbiamo stabilito alcune regole. Per prima cosa, abbiamo concordato di non portare nessuno a casa nostra. In secondo luogo, avremo accesso ai telefoni dell'altro per mantenere le cose aperte e oneste. In terzo luogo, se uno di noi sta con qualcun altro, dobbiamo usare protezione. Abbiamo anche deciso di controllare i profili dell'altro. Dopo aver stabilito queste regole, mia moglie ha detto che si sentiva sollevata, come se le fosse stato tolto un peso, ma io mi sento l'opposto, come se portassi un pesante fardello. Non so cosa fare o se c'è qualcosa che posso fare. Quello di cui sono sicuro è il mio profondo amore per mia moglie. Il solo pensiero che qualcun altro possa toccarla è sconvolgente. Di conseguenza, abbiamo deciso di iscriverci a un'app di incontri. La nostra scelta è caduta su una piattaforma, ovvero Tinder. Abbiamo esaminato i profili di incontri dell'altro, identificando quelli che sembravano non solo attraenti, ma che cercavano partner aggiuntivi. Dopo un po', abbiamo esaminato i telefoni cellulari dell'altro. Si è scoperto che non ho trovato nemmeno una corrispondenza nel mio profilo, mentre quello di mia moglie era piuttosto diverso. Aveva accumulato oltre 100 corrispondenze, ma quasi la metà consisteva in uomini single. Tuttavia, si è resa conto che chattare con uomini single non rientrava nei limiti che avevamo stabilito, quindi ha eliminato quelle corrispondenze. Questo schema è continuato per circa una settimana, finché non abbiamo incontrato un'altra coppia che stava anche considerando di aprire il loro matrimonio. Mia moglie era attratta dal marito di questa donna, era di notevole altezza ed era in grande forma fisica. Anche sua moglie era di bell'aspetto, aveva un seno prominente ed era un po' sovrappeso, ma era piuttosto attraente nonostante fosse un po' in carne. Era sorprendente apprendere che persone in tutto il mondo sono in matrimoni aperti. Pochi giorni dopo, mia moglie ha ricevuto un messaggio dalla coppia. Hanno espresso interesse a incontrarci e, di conseguenza, abbiamo deciso di vederci in un caffè vicino. La prima volta che ci siamo incontrati, c'era un'attrazione tra di noi che ci ha immediatamente fatti sentire tutti a nostro agio. Abbiamo scambiato informazioni di contatto e una settimana dopo siamo usciti a cena insieme. Poi abbiamo visitato la loro casa per divertirci un po'. È qui che la storia prende una svolta intrigante. La moglie del tipo e io andavamo d'accordo e ci siamo baciati. Con sorrisi sui loro volti, mia moglie e il suo fidanzato sono andati in una stanza privata. Qualche ora dopo, ci siamo ritrovati tutti di nuovo in salotto, ridendo e parlando di ciò che era accaduto. È stata un'esperienza nuova per tutti noi. Abbiamo concordato di farlo di nuovo il fine settimana successivo, ma a casa nostra. Anche se non sono ancora sicuro se mi vada bene, la felicità di mia moglie è molto importante per me. Con il passare dei giorni, ho notato che mia moglie non stava seguendo una delle nostre regole. Ha iniziato a essere riservata con il suo telefono, così ho deciso di parlarle. Mi ha detto che stava parlando con persone che aveva incontrato su Tinder. Le ho detto che tale comunicazione non rientrava nei limiti concordati e le ho chiesto di darmi il suo telefono per verificare. Anche se esitante all'inizio, alla fine mi ha consegnato il suo telefono. Dopo aver esaminato i suoi messaggi, ho scoperto che aveva inviato a diversi ragazzi foto esplicite di se stessa. Inoltre, stava comunicando con tutti questi ragazzi che erano apparentemente single. Sono stato sopraffatto dalla rabbia. Non potevo credere che potesse fare una cosa del genere, infrangendo le regole che avevamo stabilito. Ho discusso la situazione con lei e ha risposto che si stava solo divertendo. Le ho chiesto: come reagiresti se inviassi foto esplicite ad altre donne?
Ha risposto che sarebbe stata turbata, al che ho replicato che era esattamente come mi sentivo in quel momento. Siamo giunti al consenso che avrebbe dovuto cancellare tutti i messaggi e le foto, cessando la comunicazione con queste persone. Anche se ha promesso di rispettare questa richiesta, non ero sicuro di poterla fidare di nuovo. Presto arrivò il fine settimana. La coppia che dovevamo incontrare ha cancellato e io e mia moglie siamo rimasti soli. Mia moglie era delusa, ma ha dovuto accettarlo. Tuttavia, ero preoccupato dal pensiero che potesse non essere soddisfatta del nostro accordo e volesse socializzare con altre persone. Dopo cena, siamo tornati a casa per goderci il nostro tempo insieme. Sfortunatamente, il telefono di mia moglie continuava a squillare e ha ricominciato a comportarsi in modo riservato con esso. Ho chiesto delle chiamate, ma le ha liquidate dicendo che non significavano nulla. Scettico, ho deciso di prendere il suo telefono ed esaminare i messaggi. Con mio orrore, ho scoperto che aveva ricominciato a inviare foto e messaggi espliciti. Frustrato, le ho detto che se avesse continuato a infrangere il nostro accordo, avremmo dovuto ripensare al matrimonio aperto. Turbata, ha accettato di smettere, ma non ero sicuro di poterla fidare. Il giorno successivo, quando sono tornato a casa dal lavoro, mia moglie non c'era. Quando è tornata, le ho chiesto della sua giornata e le ho chiesto di vedere il suo telefono. Dopo aver controllato, non ho trovato nulla di sospetto. Passò un'altra settimana e ho notato che mia moglie si stava allontanando da me. Non avevamo più visto la coppia con cui stavamo parlando, che erano anche in un matrimonio aperto, dopo quel fine settimana. L'ho vista comportarsi di nuovo in modo riservato con il suo telefono. Questa era la terza volta e mi ha fatto decidere di porre fine al matrimonio aperto. Mi ha detto che non era d'accordo e non voleva terminare il nostro matrimonio aperto. Le piaceva stare con un altro uomo e voleva continuare a farlo, dicendo che aggiungeva eccitazione alla nostra relazione. Fu allora che capii che la mia decisione era definitiva. Sapevo che non le importava dei miei sentimenti, così ho accettato che il nostro matrimonio fosse finito. Non mi sono mai sentito a mio agio con l'idea di un matrimonio aperto. Il giorno successivo, mentre era al lavoro, ho chiamato una ditta di traslochi per spostare rapidamente le mie cose. Mia moglie di solito tornava a casa intorno alle 6 di sera, quindi mi aspettavo che tornasse per le 7. Ho impacchettato e ho lasciato la casa poco prima delle 7. Mi sono trasferito in una casa completamente arredata che mio padre mi aveva dato e tutto ciò di cui avevo bisogno era comprare una TV. Entro le 8 di sera, tutto era sistemato. Nel frattempo, mia moglie continuava a chiamare, preoccupata perché non ero a casa. Le ho detto con calma che non ero più d'accordo con il matrimonio aperto e che era meglio per noi prendere strade separate. Nonostante le sue suppliche e richieste di tornare a casa, ero determinato che la nostra relazione fosse finita. Me ne sono andato e non avevo intenzione di tornare. Passarono alcuni giorni e venne da me per parlarmi. Continuava a implorarmi di darle un'altra opportunità. Le ho spiegato che non sarei tornato da lei a causa della sua evidente mancanza di rispetto per i miei sentimenti e della mancanza di empatia. Dopo che ho deciso contro il matrimonio aperto, è diventato ovvio che era principalmente interessata alle sue proprie preferenze. Fu allora che ha menzionato la terapia di coppia. Ha spiegato che sperava potessimo salvare il nostro matrimonio risolvendo tutte le contraddizioni. Io, tuttavia, ho rifiutato. Le ho detto che non pensavo avesse senso andare in terapia di coppia. Non vedevo il punto di spendere soldi per la terapia di coppia e ho deciso di andare da un avvocato divorzista. Quando le ho comunicato la mia decisione, ha lasciato la casa in lacrime, scusandosi e implorandomi di cambiare idea. In risposta, le ho detto che ci avrei pensato. Alcune settimane dopo ho parlato con un avvocato ed espresso il mio desiderio di divorziare. Mi ha chiesto perché e lì ho raccontato tutta la storia. Ha detto che, dato che non avevamo figli, il processo non sarebbe dovuto essere troppo difficile. Ho chiesto informazioni sugli alimenti e gli ho detto che non volevo la casa. Avevo altre 3 case che ero disposto a offrirle. Il mio avvocato non poteva dare una risposta definitiva sugli alimenti. Ha detto che spettava al giudice prendere la decisione finale. Poiché mia moglie lavora e guadagna un buon reddito, ha detto che l'importo degli alimenti potrebbe non essere molto.
Mi ha chiesto se ero sicuro riguardo alla casa e gli ho detto di sì. Possedevo altre 3 case, tutte completamente pagate e datemi da mio padre quasi 17 anni fa, ancora prima di sposare mia moglie. Alcune settimane dopo, mia moglie è stata ufficialmente notificata con i documenti del divorzio. Mi ha accusato di essere irragionevole, ma le ho ricordato che era stata lei a suggerire un matrimonio aperto. Il divorzio è andato avanti rapidamente. Ho deciso di darle la casa. Con mia sorpresa, il giudice ha stabilito che dovevo pagarle $500 al mese di alimenti per 6 anni. Ha cercato di ottenere di più, ma il giudice ha detto che la differenza nei nostri redditi non era sufficiente a giustificarlo, specialmente dato che guadagnava molto. Dopo l'udienza, ho riconquistato la mia libertà. Nonostante il tentativo della mia ex moglie di scusarsi, non ho prestato attenzione al suo gesto. Circa 4 settimane dopo l'udienza, ho ricevuto una telefonata dalla moglie di un'altra coppia che praticava il matrimonio aperto. Mi ha informato che la mia ex moglie stava uscendo con suo marito. Ho risposto: "Abbiamo finalizzato il nostro divorzio circa un mese fa." E lei è rimasta sorpresa. Poi mi ha detto qualcosa di inaspettato. Mi ha offerto di venire a casa mia per divertirci insieme. Ho capito l'implicazione, ma ho declinato cortesemente, spiegando che non ero pronto a correre. 3 settimane dopo, la moglie di quel tipo mi ha contattato di nuovo e mi ha chiesto se poteva venire a trovarmi. Ho accettato e, quando è arrivata a casa mia, era ovvio che era turbata. Ho chiesto cosa non andasse e ha ammesso che suo marito e la mia ex moglie stavano diventando sempre più vicini e non sapeva cosa fare. Le ho chiesto chi avesse iniziato l'idea del matrimonio aperto, lei o suo marito. Ha risposto che erano entrambi d'accordo fin dall'inizio. Ho notato che suo marito sembrava essere più incline all'idea del matrimonio aperto. Ha pianto di nuovo e l'ho confortata. L'ho rassicurata dicendo: "Andrà tutto bene." Abbiamo parlato ancora per un po', dopodiché se n'è andata. Anche se avrei potuto facilmente avere una relazione con lei, ho deciso di non farlo. Alla fine, lei e suo marito sono tornati insieme. In seguito ho scoperto che lui ha chiuso con la mia ex moglie e ha scelto di restare con sua moglie. Non avevo intenzione di condividere la mia esperienza, ma sentivo di doverlo fare. Non sapevo prima quanto fossero diffusi i matrimoni e le relazioni aperte. Mi confonde perché questo tipo di relazioni siano così popolari. Grazie per aver seguito questa storia incredibile. Voi cosa ne pensate? Come avreste reagito al mio posto? Fatecelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altri contenuti sorprendenti.